agricoltura rigenerativa, agroforestazione, agricoltura sintropica. Al giorno d'oggi sentiamo molto spesso parlare di questi temi, di questo tipo di agricoltura, soprattutto con riferimento alle piccole aziende agricole, quindi aprire una piccola azienda agricola potrebbe essere una cosa a cui, chissà, magari sei interessato anche te. Io qualche anno fa l'ho fatto, ma nel video di oggi ti parlerò del perché io non lo rifarei, ovviamente basandomi sul mio contesto, sulla mia situazione, ma magari alcuni aspetti potrebbero combaciare con la tua situazione e quindi farti fare, diciamo, darti uno spunto per delle riflessioni a riguardo. Ti dico subito che io sono un grande fan delle piccole aziende agricole, diciamo da cliente, quindi da consumatore, quindi anche te, se hai la possibilità, perché poi non tutti abbiamo la possibilità di pagare un po' di più, ora poi dopo ci arriviamo, comunque la possibilità di acquistare da delle piccole aziende agricole locali piuttosto che al supermercato, invece che al supermercato ti consiglio, cioè ti invito a farlo. Allora, il primo scoglio quando si vuole aprire, diciamo, una piccola azienda agricola è sicuramente trovare il terreno su cui creare, far nascere la propria azienda, poi svilupparla, farla crescere nel tempo. Qualcuno ha i terreni di famiglia, poi dopo ci arriviamo, ma molti di noi no. Quindi abbiamo due opzioni: o trovarlo in affitto oppure da acquistarlo. Io il mio l'ho acquistato, ma non ti nascondo che ho cercato per molto tempo di trovarlo in affitto, oppure a volte ci sono delle persone, specialmente anziani, che hanno dei terreni che non utilizzano e c'è chi riesce a trovare questi terreni, diciamo così, praticamente a gratis. Io non ci sono riuscito e gli affitti che trovavo erano, cioè le richieste economiche erano veramente, a parer mio, incredibili, quindi alla fine ho mollato quella pista e ho comprato un piccolo terreno, molto piccolo, però diciamo che era la mia unica opzione e potrebbe esserlo anche per te, non lo so. Ora, qualcuno si trova anche più a suo agio comprando un terreno, avercelo di proprietà e non c'è più da pagare affitto, benissimo. Anch'io in realtà, però questo ti porta a un grosso problema, cioè se te non hai un bel po' di soldi da parte, probabilmente i soldi che ti sei messo da parte nel corso degli anni, come è successo a me, poi li usi tutti per comprare il terreno, che ripeto è molto piccolo. Cosa succede? Che quindi ti hai il terreno per cominciare la tua azienda agricola, però cioè, non hai più soldi, non hai più budget per le prime spese, per far partire, cioè anche le spese di base, irrigazione, piante, tutte le strumentazione, eccetera, eccetera. Non sto nemmeno ancora parlando di investimenti, proprio le prime spese per far partire l'azienda agricola. Questo è un grosso problema e io l'ho visto sulla mia pelle, che se sei a secco di soldi da spendere per far partire le cose, insomma, non va bene. Quindi ecco perché nella mia situazione economica e logistica, cioè che non ho trovato terreni a buon mercato, non rifarei la scelta di aprire la piccola azienda agricola. Ah, quando parlo di piccola azienda agricola, forse non l'ho chiarito prima, sto parlando di ortaggi, la classica vendita di ortaggi, non di cose strane, particolari, la vendita di ortaggi. E anche sul discorso piccola azienda agricola, ora vediamo se riusciamo a definire anche un pochino meglio dopo cosa intendo per piccola, perché ho visto che le definizioni sono molto variabili su internet. Poi è chiaro che a volte si vedono anche su YouTube, ci sono molte persone, molti di loro ne parlano apertamente e non c'è niente di male in questa cosa, ma molte persone che vedo che hanno l'azienda agricola e poi ne parlano giustamente, condividono le loro esperienze, però il terreno, magari i terreni erano dello zio o del babbo, poi magari il terreno c'ha già l'irrigazione, magari c'è l'acqua, c'è il pozzo, magari ci sono delle serre, non lo so, ora sono casi un po' estremi, ma ci sono, e ripeto, non c'è niente di male, assolutamente, però se si pensa ad aprire una piccola azienda agricola, è evidente che insomma avere già una situazione di partenza come quella, un terreno, può fare la differenza, e non significa che se te, per esempio, che stai guardando il video, che se hai dei terreni di famiglia, hai delle serre, l'acqua, che poi la strada sia in discesa, cioè dovrai lavorare duramente lo stesso, ma secondo me, diciamo, è comunque una buona partenza, ti consente di avere i soldi che potresti avere da parte o che qualcuno ti può dare disponibili per fare gli acquisti giusti, poi per investire e favorire l'ingrandimento della tua azienda, lo sviluppo della tua azienda senza ricorrere al debito, per esempio. Comunque, diciamo che in un modo o nell'altro hai un terreno, e anch'io ero arrivato ad avere un terreno.
A questo punto si tratta di capire, cioè forse andava fatto prima, l'avevo fatto anch'io prima, comunque si tratta di capire, cioè, a quanto potrei vendere, perché è evidente che non puoi competere con le quantità, con chi ha gli ettari e gli ettari. Si parla di piccola azienda agricola, quindi generalmente anche qui in Italia vedo che comunque siamo fino a 5, 6, 7 mila metri quadri, comunque sotto l'ettaro. Si può coltivare moltissimo, soprattutto seguendo i sistemi di agricoltura rigenerativa, no dig, eccetera, eccetera, ma appunto non si può competere con chi ha ettari e ettari. Quindi bisognerà che la minore quantità di verdure che te andrai a vendere la venderai a prezzo più alto, o comunque te devi avere margini più alti. Per avere margini più alti, quindi vendendo a prezzo più alto, bisogna che ci siano persone disposte a spendere questi soldi in più, dando per scontato che fornirai un prodotto più fresco, più genuino, più buono, eccetera, eccetera. Ora questo lo do per scontato, rispetto alla grande distribuzione, ovviamente. Mi capita di vedere a volte su Instagram o anche su Facebook, ma più che altro su Instagram, che ci sono delle persone, dei piccoli agricoltori, piccoli o meno piccoli, che vedo che fanno la cassetta settimanale, no? La busta settimanale, chi lo fa con la CSA, quindi pagando l'anticipo, e chi invece lo fa semplicemente, cioè prenotando la cassetta settimanale. Dando un'occhiata ai prezzi mi rendo conto che i contesti sono completamente diversi da quelli in cui sono io. Cioè vedo persone che vendono la cassetta settimanale 20, 25, 30, ho visto anche più di 30 euro. Ora, mi fa molto piacere per queste persone, perché hanno dei clienti evidentemente nella sua zona che apprezzano certamente, ma comunque sono in grado di spendere quei soldi. Io personalmente nella mia zona avevo difficoltà a far comprare tutte le settimane 10 euro di busta o cassetta che sia. E ora, non lo dico io, mi veniva detto, la qualità è evidente che c'era, anche perché poi comunque ritornavano clienti, non è che sparivano, ma far comprare regolarmente, mi è capitato spesso di sentirmi dire che 10 euro tutte le settimane erano troppi. Ora, premesso che capisco che di soldi in giro ce ne sono pochi e ognuno soldi giustamente li spende come vuole, quello siamo tutti d'accordo. Faccio per farti capire il mio contesto. Anche qui, perché non riaprirei un'azienda agricola qui sul mio territorio? E perché ho visto che comunque c'è questo tipo di situazioni. E se non puoi puntare sulla quantità e vuoi puntare sulla qualità, quindi prezzi più alti, margini più alti, ma poi non ci sono persone che sono in grado di supportarti, non è che non vogliono supportarti, magari non sono in grado perché ci sono pochi soldi in giro, va bene, e diventa un grosso problema però, e l'azienda non sta più in piedi. Quindi questo è un altro motivo per cui non riaprirei una piccola azienda agricola nel mio territorio. Una piccola azienda agricola, un'azienda agricola qualsiasi, una qualsiasi azienda, è evidente che per andare avanti deve fare soldi, o meglio deve creare profitto, generare insomma dei soldi, uno stipendio per chi è a capo di questa azienda. Nel mio caso parlo di me. Ora, non mi voglio limitare in questo esempio soltanto a quella è stata la mia esperienza, ma anche di alcune cose che ho visto anche visitando altre aziende, cose che vedo comunque spesso su internet, e questo, cioè, non è inteso come un attacco a queste piccole aziende di cui andrò a parlare, però vedo spesso che ci sono anche delle aziende che comunque vendono quantità relativamente ridotte, a prezzi non altissimi, quindi magari, non lo so, cassette da 18-20 euro la settimana, aziende però magari di 5, 6, 7 mila metri quadri, in cui le persone che lavorano in queste aziende sono dei woofers, comunque persone che vanno lì per imparare il lavoro, perché giustamente le persone a capo di queste aziende sono persone che sono esperti, e quindi le persone vanno volentieri a lavorare a gratis in cambio insomma di vitto e alloggio per qualche mese, in cambio l'agricoltore, il capo dell'azienda insegna il lavoro, tutto bene. A me questo sistema, cioè, mi sembra un buon compromesso. Qual è il problema però di questo sistema, che va secondo me un po' a mettere in dubbio la sostenibilità di queste piccole aziende? È che queste persone che usano questi sistemi sono persone che sono conosciute nell'ambiente, persone o youtuber famosi o su Instagram, o persone che lo fanno da tanto tempo, e quindi le persone li conoscono e vanno lì
E quindi, cioè, anche se te ti prendi 2 o 3 persone a gratis, tra virgolette, a stagione, è un bel vantaggio rispetto a chi invece queste persone le dovrebbe pagare per, insomma, per fare il lavoro che una persona sola non riesce a fare. Quindi il punto è questo, che magari ci sono tantissimi agricoltori, magari anche te che stai guardando, che sono bravissimi nel suo lavoro e sarebbero in grado di insegnare, ok? Però non sono famosi sul web, ok? E quindi loro, la gente che li va a lavorare, li devono pagare. E quando vai a pagare tasse, una cosa o un'altra, insomma, c'è una bella differenza tra chi li deve pagare e chi no. E quindi, ripeto, non c'è niente di male in quel sistema, assolutamente, mi sembra, ripeto, un ottimo compromesso, però bisogna tenere conto che magari quelle aziende riescono a farcela e a generare degli introiti perché hanno la possibilità di attrarre personale da far lavorare a queste condizioni, e mentre invece qualcun altro, ora non parlo di me perché io non ho niente da insegnare, ma so che ci sono persone molto brave che però gli stagionali li devono assumere e pagare regolarmente, pagando tasse, eccetera, eccetera. E c'è una bella differenza di soldi, insomma. Oltre a questo c'è anche un altro sistema, un altro modo di generare introiti che vedo, che sono comunque i corsi, le giornate in campo, questo tipo di cose. Anche lì il solito discorso, cioè se sei uno famoso, che sei conosciuto, la gente ti ci viene, altrimenti puoi essere bravo quanto ti pare, ma questo tipo di introiti, cioè, non ce li avrai mai. Ripeto, anche qui assolutamente niente di male, tutto legittimo. Ora, cioè, tutto legittimo, se posso dire una cosa senza, diciamo, che mi è capitato. Allora, partiamo dal presupposto che giustamente critichiamo queste piccole aziende rigenerative, ma anch'io personalmente, l'agricoltura tradizionale, no? Comunque critichiamo i metodi di coltivazione, critichiamo lo sfruttamento magari delle persone, non lo so, le cose economiche, sussidi, eccetera, eccetera. Però mi è capitato, e con questo non voglio fare tutta l'erba un fascio, ribadisco la mia ammirazione per le piccole aziende agricole, però se poi anche te, che giustamente combatti per certi valori, il corso, cioè, viene pagato al nero sostanzialmente, perché il pagamento è magari o su un conto estero, oppure viene fatto in contanti il giorno lì al campo, o metà e metà, questo tipo di cose, ecco, mi lasciano un pochettino perplesso. Capisco che magari evidentemente se no non ce la fanno con le tasse sono alte, eccetera, eccetera, però se si vuole criticare un sistema, bisognerebbe cominciare magari a dare anche noi il buon esempio, e ribadisco che sicuramente non sono tutti così, è una minoranza, però mi è capitato, quindi anche questo è uno spunto di riflessione, cioè non dei pagamenti al nero, cioè anche, ma il fatto che se puoi attrarre personale soltanto pagando vitto e alloggio e in cambio te gli insegni il lavoro, benissimo, oppure comunque sei in grado di fare corsi, giornate al campo, perché la gente ti conosce su internet, bene, ma se vengono a mancare queste cose, le piccole aziende, vendendo solamente ortaggi, sono in grado di generare abbastanza introiti, abbastanza entrate da sostenere l'azienda e dare ovviamente uno stipendio al contadino. Cioè, perché uno può dire, vabbè, faccio tutto da solo, in bocca al lupo, ma comunque, cioè, si può fare, però poi bisogna che tu uno stipendio adeguato a mantenere te e la tua famiglia, insomma, lo ricavi. E quindi niente, vedendo comunque molte aziende che giustamente, cioè, come ti posso dire, condividono la conoscenza, fanno vedere in campo come fanno le cose, tutto molto bello e tutto mi piace tantissimo anche a me. La mia riflessione è soltanto su noi comuni mortali. Ecco, potrebbe essere difficile far quadrare i conti senza questo tipo di introiti extra, oltre alle verdure. Cioè, vendendo solo verdure, ce la fa una piccola azienda agricola oppure no? Quindi, ricapitolando, diciamo che io nella mia situazione, nella mia zona dove ho il campo, non ho la possibilità di vendere a dei prezzi sufficientemente alti. Ovviamente i primi 2 anni poi sono rimasto anche un po' corto di budget per sviluppare l'azienda, perché come ti ho detto ho dovuto comprare il terreno, non ce l'avevo né di famiglia né nessuno me lo dava in affitto a un terreno a un prezzo decente. Quindi per me, nella mia situazione, se dovessi ripartire oggi nel 2026 non lo farei,
e mi riferisco, ripeto, alla vendita di ortaggi, non di altro. E poi vabbè, ha fatto anche la riflessione sul come secondo me molte aziende alla fine vanno veramente a guadagnare, cioè che non vuol dire che guadagnano tantissimo, però riescano a far quadrare i conti con il sistema woofing, chiamiamolo, quindi vitto, alloggio, io ti insegno lavoro, e poi corsi e giornate in campo. Tutto legittimo, ma c'è chi lo può fare, cioè chi è famoso sul web. Se invece fai soltanto il contadino, ma magari fai anche bene il tuo lavoro, ribadisco che non parlo di me, parlo nel caso di te o di tante persone che lo sanno fare, non lo so se poi riusciamo a far quadrare tutti i conti, ecco, soltanto una riflessione di questo tipo. Arrivati alla fine del video, ti ribadisco che se ci sono delle piccole aziende nella tua zona, ti invito a comprare da loro, dando per scontato che siano aziende che lavorano nel modo giusto, e sono sicuro che è la stragrande maggioranza, quindi ecco, diamo la precedenza a loro piuttosto che comprare nei supermercati. Se ti è piaciuto il video di oggi, mettimi mi piace, commenta, fammi sapere cosa ne pensi te, se sono riflessioni che ti hanno mai toccato anche te, oppure no. Se non sei iscritto al canale, iscriviti, se invece sei già iscritto, grazie. Grazie anche per aver visto questo video fino alla fine e ci vediamo alla prossima, spero. Ciao!